Il garante chiede informazioni a DeepSeek. Già, perché DeepSeek è utilizzato da un sacco di italiani, è addirittura la prima applicazione su App Store più scaricata tra gli assistenti, e come era chiaro fin dall'inizio ci sono non pochi problemi. Ne parliamo oggi, vediamo il comunicato uscito pochi minuti fa. Io sono Matteo Flora, questo è il mio lavoro e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, partiamo dall'inizio. Che ci fosse qualcosa di un po' così dietro a DeepSeek era abbastanza evidente. Era evidente perché DeepSeek tratta i dati con una privacy policy a dir poco fantasiosa, e mancano tutta una serie di dettagli che avevano provocato il blocco, o meglio, la richiesta di sospensione del trattamento da parte del garante all'epoca proprio per ChatGPT. E qui ovviamente non è da meno, e il garante chiede informazioni. Vediamo insieme il comunicato stampa uscito qualche minuto fa. Il garante chiede informazioni a DeepSeek, possibile rischio per i dati di milioni di persone in Italia, e non solo in Italia, ma obiettivamente in tutto il resto del mondo. Il garante per la protezione dei dati personali ha mandato una richiesta di informazioni a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e a Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, che sono le due società che forniscono il servizio di chatbot sulla piattaforma web e app, in realtà anche via API, che è la stessa cosa in realtà. L'autorità, considerato l'eventuale alto rischio per i dati di milioni di persone in Italia, ha chiesto alle due società e alle loro affiliate di confermare quali siano i dati personali raccolti, da quali fonti, per quale finalità, quale sia la base giuridica del trattamento e se siano conservati su server collocati in Cina. Quest'ultima parte è abbastanza definita all'interno dei termini d'uso e di servizio di DeepSeek, dove lo dicono esplicitamente. Il garante inoltre ha chiesto alla società che tipi di informazioni vengano utilizzate per addestrare il sistema, ovviamente, nel caso in cui i dati personali siano raccolti attraverso attività di web scraping, di chiarire come gli utenti iscritti e quelli non iscritti siano stati o vengano informati sul trattamento dei loro dati. Ci si aspetta una risposta, primo garante, ma ne seguiranno una serie in giro per l'Europa, ovviamente, entro 20 giorni che dovranno fornire alla autorità. Manca anche un altro paio, a dire la verità mi aspettavo un paio di altre cose. Ad esempio, non so se vi ricordate, ma nel provvedimento contro OpenAI mancava totalmente tutta la parte relativa ai minori e la possibilità di verificare in maniera efficiente o meno, quello è un altro discorso, il fatto che non entrassero minori. È un'altra di quelle cose in cui DeepSeek ancora è carente, infatti non c'è proprio nemmeno quella schermata. Un qualcosa che ci si aspettava e che forse è anche necessario e per parità di trattamenti è normale con tutte le piattaforme, compresa DeepSeek. Di sicuro è che a giudicare almeno dal sito web così come è adesso, DeepSeek è lungi dall'essere compliant con quelle che sono le normative europee sulla privacy. Un problema che è sia degli utilizzatori finali sia di tutta una serie di realtà che iniziano ad utilizzare queste API anche all'interno di loro prodotti e servizi, che credo che sia poi il passaggio successivo. Non voglio svelare tanto perché domani mattina uscirà un video di approfondimento di una nuova rubrica che si chiama proprio Compliance, insieme all'amico e socio Giuseppe Vaciago, avvocato, che parlerà proprio di come implementare DeepSeek in azienda. Senza voler spoilerare troppo rispetto a domani mattina e a quello che uscirà, diciamo che c'è una grande differenza con DeepSeek in 3 diverse grandi macro categorie. La prima è l'utilizzo dell'applicazione e web online. Lì sì che ci sono problemi, perché ovviamente l'interlocuzione è direttamente con i server collocati in Cina dell'azienda e chiaramente c'è un trasferimento di dati, ci possono essere dati trattati in determinati modi. I dati trattati secondo i termini d'uso e servizio di DeepSeek sono anche abbastanza copiosi, mettiamolo così, compreso l'utilizzo, come utilizzi il sito web, eventuali dati che mandi, eccetera, che sono tutti utilizzati per training. C'è una seconda modalità: essendo DeepSeek un sistema open source, ovviamente c'è la possibilità di avere non tanto tu che lo installi localmente,
quanto un servizio online che ti dia la possibilità di avere delle macchine da utilizzare quando ti servono e nel lanciare una tua istanza di GPT. In quel caso ovviamente i problemi sono un po' differenti, si parla ancora delle stesse problematiche che ci potrebbero essere con un hosting, però i dati non finiscono in Cina e sono gestiti ancora dall'entità giuridica che eroga il servizio, e poi vabbè ovviamente da chi ti dà il servizio di hosting, di cloud eccetera, chiaramente che fa parte di quei soggetti che possono vedere che cosa transita. C'è una terza possibilità invece completamente diversa, che è, se hai hardware a sufficienza, il fatto di lanciarlo in locale. Lì ovviamente l'unico responsabile è quella realtà che poi lo mette eventualmente a disposizione, e gli utilizzi che ne fai sono gli stessi che fai all'interno dell'azienda. Ne parliamo bene domani, ma interessante vedere come il garante italiano si muova abbastanza velocemente, e sulla sua scia credo che si muoveranno molto velocemente anche i garanti di una serie di altre nazioni europee. Perché in un sistema che teoricamente dovrebbe dare le stesse garanzie, gli stessi diritti, ma anche gli stessi doveri ai vari player internazionali, un player di questa entità che arriva da zero ovviamente è soggetto allo stesso tipo di normative. È anche un sistema molto interessante, cioè una configurazione di eventi molto interessante. Perché si tratta di Cina, si tratta anche di un luogo che non ha degli accordi quadro con la comunità europea per il trasferimento dei dati, è una democrazia particolare, perché ovviamente è una democrazia sottoposta a un controllo abbastanza capillare di quello che capita in rete per norma, per legge, è risaputo ed è dichiarato, e quindi i dati che transitano su Cina hanno tutta una serie di controlli in più di quelli che navigano normalmente da altre parti del mondo. L'abbiamo visto anche solo nell'utilizzo di ChatGPT che ti blocca nella versione hosted, nella versione online, se tu fai domande scomode per il partito, secondo quella che è la normativa cinese. Una bellissima forse sfida anche per l'Europa, e una cosa da guardare con tanto interesse in questi 20 giorni, ma vedrete che capiteranno tutta una serie di altre realtà, credo, europee che si muoveranno in coda a quella italiana. Ancora una volta l'autorità italiana che si muove un po' per prima. Volevo parlarne con Guido, ma l'ho contattato adesso dopo che ho visto uscire il comunicato, ma mi dice che è meglio, obiettivamente, è vero, forse ancora rimanere nel vago finché non c'è questa richiesta di rassicurazione, cioè sì, ciao, di informazioni. Lo capisco, ne parleremo di altro con Guido, ma ci tenevo a darvi questa news in prima battuta e a commentarla un po' con voi dal mio punto di vista. Ditemi come la pensate voi invece, questo è solo un video molto veloce per fare un po' il punto sulla situazione, e ne vedremo delle belle con DeepSeek, non solo da un punto di vista economico e di scenari, come abbiamo detto lunedì, come ne abbiamo parlato più volte, come parlavo nel video e nel botto di interviste che ho fatto in questi giorni, ma anche proprio da un punto di vista di GDPR e di Europa. È una sfida di quelle da cogliere, ma che vedremo assieme. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.